Quante volte vi è capitato che volevate fare qualcosa? Avete provato a chiedere a qualche vostro amico di farla con voi? Questo dice che non può. Alla fine finisce che quella cosa non la farete mai e rimanete con il rimorso di non averla fatta. Questa è la storia di quando mi capitò e riuscii a superare l'ansia di fare le cose da solo senza sentirmi sbagliato e di ascoltare me stesso. Benvenuti nel mio viaggio in giro per l'Italia. Siamo nell'estate 2022. Già a giugno avevo finito l'ultimo esame del primo anno di università e fino a settembre sarei stato libero. Non volevo più partire come animatore, perché avrei voluto provare nuove esperienze, anche se non sapevo cosa. Un fatto interessante era che da quando mi ero tagliato i capelli per il primo giorno di Eurovision, decisi di non tagliarmeli più. Di solito ero pelato, ma volevo vedere come fossi con i capelli lunghi. Le mie giornate le trascorrevo guardando serie TV, andando in palestra, facendo delle attività con i miei amici, che però in quel momento erano tutti in sessione per gli esami. Andammo a fare i go-kart, era la prima volta per me, arrivai addirittura terzo. Un giorno passai la giornata in coda per il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari. Il concerto era alle 9:30 di sera e io mi misi in coda già a mezzogiorno per essere in prima fila e ci riuscì, e c'erano delle volte che ridevo perché il cantante mi guardava mentre dedicava delle canzoni d'amore. Un altro giorno poi facemmo anche una gita a Gardaland e io, che sono un fanatico delle foto, ci facemmo inviare tutti i momenti nelle giostre. Fare le giostre in 15 poi era divertentissimo. Un paio di giorni li passammo poi a fare foto e video per una nostra amica appassionata di cinema e rappresentammo Mamma Mia e Harry Potter. Passai anche 3 giorni in tenda per un campo organizzato in memoria dei partigiani al Col del Lis. Passai bellissimi momenti, ma sentii che avevo bisogno di fare un'avventura che davvero mi insegnasse qualcosa e mi facesse provare emozioni nuove. E fu lì che decisi che avrei voluto fare un viaggio girando l'Italia, con giusto uno zaino in mano. Un italiano che non aveva mai visitato Roma, Bologna, Firenze. Era scandaloso, perciò dovevo rimediare. Chiesi a qualche amico se volesse venire con me, ma nessuno volle venire. Per qualche settimana allora non partii perché non trovavo nessuno con cui andare. A un certo punto, a inizio agosto, realizzai che non avevo bisogno di andare con qualcuno e che sarei potuto partire da solo. Se no avrei aspettato troppo e forse non ce l'avrei mai più fatta. Ero anche quasi contento di farlo da solo, per godermi appieno un'avventura senza dipendere dalle necessità di un'altra persona. E il 5 agosto partì quindi per il mio viaggio di un mese, senza sapere che giri avrei fatto, quali tappe fare, ma solo che volevo andare avanti. I soldi per il viaggio li guadagnai durante l'anno facendo il cameriere in un ristorante, quindi non avevo neanche il pensiero dei miei genitori che mi dessero soldi o che li usassi male, visto che erano i miei, ma sicuramente cercavo di risparmiare sugli hotel, sul cibo, sugli spostamenti, senza però farmi mancare nulla. Nello zaino avevo qualche canotta, pantaloncini, roba per lavarmi, caricabatterie e un secondo cellulare, da usare per la musica, Google Maps e per rintracciare le fontanelle per riempire la mia borraccia d'acqua, e guardavo su un sito internet dove le mappava tutte. Avevo delle città che avevo in mente visitare, ma non avevo intenzione di programmare tutto in anticipo. Sarei andato in un posto, visitato, provato più cose possibili e mangiato più che potessi, e poi quando mi sarei stufato avrei preso il pullman e sarei andato alla prossima città. La prima tappa fu Milano. Non sono di Milano, non sono neanche di Lodi, ma ho tanti amici che sono tutti idioti. Per il primo giorno mi svegliai molto presto perché avevo il pullman alle 7 a Torino. Volevo partire il prima possibile per non sprecare neanche un attimo di questo viaggio. E quindi arrivai alla stazione di Lampugnano e presi l'abbonamento di 3 giorni per la metro, siccome con quella potevo spostarmi ovunque volessi, al contrario di Torino che c'è solo una linea. Il primo monumento che volevo visitare era il Duomo. L'avevo già visto, ma dovevo iniziare con questo monumento perché era la primissima tappa. Mi spostai poi a Castello Sforzesco, un punto che nei giorni successivi frequentai molto, per quando ero stanco per esempio, visto che c'erano dei puff comodissimi in cui potevo riposarmi, e perché il bagno era gratis vicino all'entrata. E dopo un piccolo riposo andai al primo di tanti musei di questo viaggio, il Museo del Novecento. Al liceo frequentai quello scientifico, ma il mio professore di arte fu uno dei professori migliori della mia vita, che ci fece appassionare della sua materia e affascinare. In questo viaggio quindi volevo vedere più cose possibili e musei che avevo studiato, anche perché da studente molte attrazioni e musei sono gratuite o che costano pochissimo. E dopo un piccolo stop per un panino presi la metro e andai a City Life, la parte più moderna di Milano. Vidi il grattacielo verde chiamato Bosco Verticale, la piazza più famosa, e poi mi spostai a visitare il cimitero monumentale, dove c'è la tomba di Manzoni.
Alla sera volevo vedere il Duomo con il cielo stellato e poi andai in una trattoria a mangiare tipico milanese. Fu la prima volta che mangiai in un ristorante da solo. Fu strano inizialmente, ma mi guardai il mio Masterchef alle cuffie e tutto passò tranquillamente. La cosa incredibile di viaggiare da soli è che puoi fare letteralmente quello che vuoi, quando vuoi farlo e come vuoi farlo. Quindi quando avevo fame mangiavo, quando avevo sonno andavo a dormire e quando volevo spostarmi mi spostavo, indipendentemente dall'orario. Infatti finì che andai a dormire alle 8:30 perché ero stanco morto. L'appartamento era in una zona abbastanza brutta di Milano e tornarci la notte non era ideale. Lo trovai su Airbnb e lo affittavano due ragazzi dall'India che affittavano un letto. Il giorno dopo visitai altre chiese famose, come la Cerchia dei Navigli, e feci un giro anche a Chinatown, dove feci pure pranzo. Un altro monumento che dovevo assolutamente vedere era il Medio di Cattelan, a Piazza degli Affari. In quel momento però iniziò un periodo brutto per me. I miei piedi mi facevano malissimo perché avevo camminato troppo. Non avevo nessuno con cui farmi aiutare e sentii la voglia di ritornare già a casa. Era appena iniziata l'avventura e già stava per finire. Feci qualche giro per le vie ed entrai in un Decathlon. Lì comprai dei sandali bruttissimi, ma utili e comodissimi per questi tipi di viaggi dove si cammina tanto. E lì fuori comprai anche una bandana, visto che il cappello che avevo prima mi faceva scambiare per un tedesco e ogni volta che una persona mi fermava pensava che venissi dalla Germania. Quando misi quei sandali, la mia visione di quel viaggio cambiò radicalmente. Ero riuscito ad affrontare il mio primo vero ostacolo da solo di quel viaggio. E forse era proprio quello ciò che mi stimolò. Avevo ancora troppo l'idea di un viaggio come vacanza piuttosto che come un'avventura. Ma lì poi capii quanto poi sarebbe stato emozionante quel viaggio. Decisi quindi di prenotare il biglietto per la prossima città e sarei partito l'indomani presto. Quel giorno poi visitai dentro il Castello Sforzesco, salì sul Duomo dove non ero mai andato, mangiai un poké e visitai i Navigli, che di sera col tramonto erano spettacolari. Per poi andare a dormire molto presto, perché mi sarebbe aspettata un'altra giornata piena di sfide e faticosa. Questa prima tappa fu quindi già molto importante per me e non vedevo l'ora di scoprire cosa mi sarebbe aspettato nel futuro. E in più, cosa più importante, avevo iniziato a fare un selfie in ogni bagno in cui andavo, di qualunque ristorante, museo o chiesa, per poi avere a fine viaggio la compilation di tutti i bagni. E arrivai alla stazione San Donato, in cui presi il mio secondo pullman per la seconda città. Tutto per me era nuovo, perché non c'ero mai stato, e quindi dovevo per forza percorrere a piedi. Mi sentii che da quel momento potevo conquistare il mondo, ma in alto fu uno spettacolo incredibile. Fu in quel momento che realizzai qualcosa che cambiò completamente la mia vacanza.